Dalla prima release di Flux One è passato circa un anno. Nel frattempo la famiglia si è ingrandita, sono arrivati prima i tools e recentemente è arrivato anche Context. Oggi arriva una nuova versione di Flux One che ci permetterà di sistemare quelle piccole imperfezioni che aveva ancora Flux One Dev. Alcune fra tutti la pelle poco realistica e spesso la tipica fossetta sul mento che riproponeva in tutte le immagini, ma con questa nuova versione di Flux One riuscirete a fare immagini realistiche come questa che ho usato per la copertina senza dover impazzire dietro a prompt. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Quest'estate sembra che, nonostante le temperature assurde, gli sviluppatori AI non vogliano fermarsi in alcun modo. Tutti stanno rilasciando nuovi modelli sempre più interessanti e sempre più utili. A questo giro parliamo dei Black Forest Lab, i creatori di Flux One, quel modello che ha stravolto con il suo arrivo la generazione delle immagini, portando generazioni molto più realistiche e soprattutto dei LoRa incredibilmente utili utilizzati insieme a questo modello. Oggi però vi parlo di Flux One Kria Dev. Questa versione è stata fatta in collaborazione con Kria AI e ha permesso di ottimizzare Flux One Dev rendendolo più realistico, più utile nelle sue generazioni, con effetti meno finti, soprattutto a livello di pelle, e che vi permetterà di avere da subito delle belle generazioni. La differenza in realtà è essenzialmente nel modello, perché rimangono come sempre i text encoder e il VAE che già utilizzavate con gli altri modelli Flux. Non starò quindi a ripetere tutto da capo su come è fatto Flux One, perché è praticamente la stessa cosa. È stato solo fatto un training un pochettino più orientato a determinate immagini. Di conseguenza andiamo subito a vedere su ConfUI come generare con Flux One Kria Dev. Flux One Kria Dev è il nuovo modello creato in collaborazione fra Black Forest Lab e Kria, che dovrebbe permetterci di avere dei risultati sensibilmente migliori rispetto a Flux One Dev di base. È open weights, quindi è stato rilasciato in modo tale che sia possibile generare sui vostri computer, anche se poi ovviamente ci sono le versioni utilizzabili online. Loro lo definiscono un modello opinionated e se andiamo un po' più in basso possiamo vedere che lo posizionano fra Flux One Pro 1.1 e Flux One Pro 1.0, con un distacco da Flux One Dev, che era il modello che usavamo tramite ConfUI o le varie web UI in locale. Essenzialmente questo modello dovrebbe andare a migliorare i lati negativi che aveva Flux One, soprattutto con le immagini delle persone, con la pelle, con i dettagli e tutte queste cose che Kria dovrebbe permettere di migliorare nelle generazioni. Ma se andiamo a questo indirizzo possiamo vedere qualche dettaglio in più. Come dicono qui, Flux One Kria Dev è stato distillato per eguagliare le qualità di Kria One, che è il modello che probabilmente avevano loro utilizzabile come servizio online, ma che adesso è diventato open weights. Da qualche dettaglio in più, qualche esempio di quello che può fare, ma considerate che è comunque Flux One, perciò tutto ciò che era compatibile con quel modello potrete usarlo con Flux One Kria Dev. È una sorta di Flux One ottimizzato e reso open weights, come se fosse un upgrade da Flux One Dev. Se andiamo sulla pagina Hugging Face, abbiamo ancora le stesse cose riportate, come sempre si ripetono, ma perché ovviamente si può arrivare in vari modi a queste pagine. La non commercial license è la stessa di Flux One, quella che prende dentro anche Context e tutti gli altri modelli e, come abbiamo visto nell'ultimo video, vi permette di utilizzare l'output come volete, mentre l'uso del modello in sé è da analizzare bene in dettaglio su come dovete utilizzarlo e soprattutto riutilizzarlo. Ovviamente non seguiamo questi passaggi perché vedremo ConfUI, ma se noi andiamo in File and Version, come sempre abbiamo il modello FP16, che è quello più pesante. Se volete scaricare questo, semplicemente cliccate qui e lo mettete in download. Dico subito che, come dicevo prima, questo modello è praticamente Flux One. Se già generate con quel modello, avete già tutto ciò che vi serve, dovete solo scaricare il modello nuovo. Text encoder e VAE sono esattamente gli stessi.
Se noi andiamo sulla pagina di Confi.org dedicata a Crea, abbiamo come sempre la spiegazione iniziale, i modelli da usare e il workflow di esempio. Qua però potete trovare anche i modelli con una precisione di calcolo più bassa, infatti se seguite questi link vi fa scaricare la versione FP8 Scaled, o semplicemente potete andare al link, ve lo metto anche in descrizione, questa pagina, andare in File and Version, Split Files, Diffusion Models e abbiamo la versione FP8 Scaled, perché per la FP16 linkano direttamente quella dei Black Forest Lab. Questa pesa meno e ovviamente è più avvicinabile se avete una scheda video con meno giga di VRAM, mentre per i Clip L e il T5, siccome sono esattamente gli stessi che si usavano con Flux, viene linkata la pagina dedicata a questi test encoder, ovvero questa. Se noi andiamo in File and Version, qua abbiamo il Clip L che è unico, dovete scaricarlo così, mentre il T5 XXL, che questa è la versione 1.1, è disponibile in FP16, FP8 con questo codice fiscale che segue dopo e la versione Scaled. Quando trovate la versione Scaled preferitela perché è più ottimizzata. Scegliete quale prendere, ma considerate che dopo vedremo i GUF sia per il modello e sia per il T5. Se volete scaricare uno di questi fate clic sulla freccia e parte il download. Ma come dicevo ci sono anche i GUF. Io le faccio sempre vedere perché, come potete notare, occupano molti meno giga rispetto alle versioni FP16 e FP8 e vi danno molte più scelte. Il Q8 è paragonabile all'FP16, il Q6 se non ricordo male all'FP8 e poi man mano si scende sempre di più. Considerando tutti i modelli avete un po' di incroci che potete fare perché modello e text encoder non devono essere della stessa precisione di calcolo, possono essere diversi. Potete fare il modello a Q6 e il text encoder a Q5.0 per fare un esempio, o fare il modello FP8 e poi il text encoder a Q5KM. Il text encoder invece lo trovate a questa pagina, andando in File and Version, stesso discorso, lo scaricate, decidete quale prendere e lo mettete in download. Avere tutta questa scelta capite che vi permette di personalizzare il vostro flusso come preferite in base al vostro hardware. Invece di avere solo FP16 o FP8 almeno avete anche i GUF. Non è solo un fatto di peso in meno, ma ovviamente come dicevo prima è anche di qualità. Il Q8 è sicuramente molto meglio del Q3. Bisogna fare un po' attenzione a quale scegliere perché sennò scendete un po' troppo di qualità e poi potreste avere dei risultati non così fantastici. E come ultima cosa dobbiamo scaricare il VAE di Flux One e lo trovate nella stessa pagina di prima dove c'era il modello FP16. Se voi andate su qua e fate VAE, se scaricate questo modello è il VAE di Flux, che viene chiamato AE. Io vi consiglio di rinominarlo così perché altrimenti Diffusion PyTorch Model non è molto riconoscibile. E a questo punto possiamo spostarci su Confi.UI. Ok, so che se siete all'inizio, dopo tutta questa sfilza di FP16, FP8, GUF, Q8, Q6, avrete una crisi mistica e probabilmente l'istinto di chiudere tutto e dire va bene, non faccio più nulla. Ma per evitare questo io ho creato una web app con il repository su GitHub che vi permetterà di inserire la vostra scheda video, quanta RAM avete e avere un'analisi su tutti i modelli open source trattati sul canale o comunque disponibili in generale, avendo come risultante la migliore combinazione fra modello, text encoder e VAE, considerando tutte le precisioni di calcolo disponibili. Trovate il link in descrizione. Io l'ho già aperta, ma prima di aprirla vi consiglio di fare una cosa. Andate nella sua cartella, poi andate in Update e fate update confi.ui.bat. Questo aggiornamento vi aggiorna Confi.ui e soprattutto il front-end, che è l'interfaccia che vedete dietro. In questo modo avrete tutti i miglioramenti che apportano ad ogni giro. Questo aggiornamento, come l'altro nel manager, fatelo secondo me ogni volta che aprite Confi.ui. Se lo aprite 3 volte al giorno ovviamente non fatelo ogni volta, ma se lo aprite una volta ogni 2 giorni ha senso farli tutti e due. Dopodiché avviate Confi.ui. Una volta aperta andate in manager e fate update all. In questo modo siete sicuri che avete fatto tutti gli aggiornamenti possibili. Qua di fianco potete vedere il changelog di cosa hanno aggiunto, dei cambiamenti magari un po' più grossi di quello che aspettavate, e soprattutto potete vedere a che versione sono io di Confi.ui e del manager, perché se le cose differiscono potreste trovare delle
discrepanze fra quello che vi faccio vedere e quello che avete voi. Dopo tanto tempo sono arrivati questi famosi Custom Nodes V3. Vedete qua sotto c'è questa nuova interfaccia che vi fa vedere tutto il workflow insieme e hanno aggiunto questa peculiarità, ovvero i subgraph, che se voi unite più nodi insieme e fate questo tastino vi crea questo subgraph. Adesso ve lo faccio vedere velocemente, poi ovviamente dovrò farlo vedere nella guida, perché a questo punto è arrivato il momento di fare una nuova guida da zero di ConfUI, perché aspettavo questa novità che stravolge un po' tutto, così da poter spiegarla completamente in versione aggiornata. Avevo fatto una guida che ovviamente adesso è abbastanza vecchiotta, però comunque sempre utile, che vi spiega come usarla da zero. Se voi cliccate qua in Settings e fate Menu e poi Disable, troverete la stessa interfaccia che era quella molto vecchia. Poi ovviamente l'hanno cambiata, cliccando qua e rifacendo Top vi ritroverete con questa nuova. Avevo fatto però anche un podcast dove spiegavo tutto questo a un mio amico su come usarla partendo da zero, e in quel caso l'interfaccia è aggiornata, ma ora ci sono tante cose in più nuove, però aspettavo appunto questi subgraph per poter fare una guida completa da zero e almeno avere un buon punto di partenza. Ma prima di vedere il workflow, vediamo dove mettere tutti i modelli. Apriamo la cartella Models dentro ConfUI, vedete ConfUI Models. Qui sono due strade, se avete scelto quelli FP16 o FP8 vanno messi in Diffusion Models. O li buttate così o fate delle cartelle, non è un problema perché ve li vede comunque. Io faccio le cartelle per ordinare meglio i modelli. Soprattutto se ne avete tanti può tornare utile questa cosa. I text encoder vanno messi in text encoder, qui buttate il clip L e il T5 FP16 o FP8, mentre il VAE è da mettere qui. Io l'ho messo nella cartella Flux One e c'è il VAE e lo buttate dentro così. Torniamo su, se avete scelto i GUF sono da mettere in altre cartelle, ma questo solo perché i nodi cercano i modelli in determinate cartelle, non per altro. Se avete scelto i modelli GUF vanno messi in Unit, anche qua fate la cartella come volete, io l'ho messo qua, Crea Dev. Il text encoder lo mettete in clip, vedete io ho il T5 e sono in Q8 sempre. Col mio sistema io riesco a generare, usando sia il Q8 text encoder che modello, però in realtà facendo un calcolo fa lo flooding anche a me, ma è gestibile. Bisogna vedere sul vostro sistema se questo flooding va troppo a appesantire il sistema, è una cosa che capite solo generando. Fatto questo, apriamo il workflow che ho realizzato. Siccome Flux One Crea Dev non è un cambiamento drammatico, una nuova release di Flux, si possono usare gli stessi workflow. Ho fatto solo una pulizia in generale di quelli che avevo già messo. Se fate workflow open, io sono nella cartella che ho clonato dal mio repository di GitHub e fate Flux One. Ho tolto tutte quelle cose che secondo me ormai erano superflue perché si trovano in altri workflow. In realtà volevo togliere anche all-in perché nessuno usa più il modello che ha dentro tutto. Tutti usano modello, text encoder e VAE separati. Infatti probabilmente più avanti lo cancellerò questo workflow. Ma ho sistemato le cose che erano in più, come per esempio i GUF, ora li ho integrati in questi workflow, non ho fatto dei workflow dedicati. I rimanenti invece li lascio così perché sono tutti dedicati a qualcosa di particolare e a delle guide precise. Ma se noi apriamo text to image, ovviamente se vi mancano dei nodi vi farà l'elenco in questo momento. Voi chiudete questo elenco, fate manager, fate install missing custom nodes, qua trovate tutti i nodi che vi mancano, fate la spunta, fate install, vi riavvia ConfUI e tornerete col workflow aperto ma senza nodi rossi. Fatto ovviamente R sulla tastiera vi fa l'aggiornamento qui, perché in questo modo vi troverà se avete aggiunto i modelli mentre era già aperta ConfUI. Come sempre poi dovrete impostare i vostri modelli perché lui vede i miei percorsi. Qua carichiamo il modello vero e proprio di Flux One Crea. Decidete se volete il GUF o se volete la versione FP16 o FP8. Io ovviamente uso Flux One Crea Dev e glielo imposto, altrimenti collegate l'altro nodo e vedete se dovete metterlo su FP8 o se usate l'FP16. Se scendiamo abbiamo il text encoder. Questo nodo carica anche quelli non GUF, quindi l'ho lasciato lui da solo perché legge anche l'altra cartella, ma se voi non volete usare proprio GUF potete cambiarlo con il dual clip loader normale non GUF, però io vi consiglio di considerarli GUF perché fanno risparmiare tanta VRAM e tutto sommato danno un ottimo risultato uguale. Qui impostate il clip L e qui impostate il T5 che io ho messo Q8.
Se scendiamo qua abbiamo il VAE che io ho rinominato AE, potete rinominarlo anche Flux VAE come volete, ma vi consiglio di rinominarlo perché così vi semplifica il riconoscere poi nell'interfaccia. Se saliamo io ho messo questo caricatore di LoRa perché se volete metterne più di uno almeno non dovete fare un giro troppo grosso di nodi e di cose varie, ma semplicemente una volta che li avete nella cartella LoRa li selezionate dalla tendina e dopodiché gli mettete lo strength che volete, se più di uno o meno di uno, perché più ne mettete e più vanno a interferire uno con l'altro. Di base non è collegato, quindi lo ignora, passa oltre. Poi abbiamo il model sampling flux. Io ho messo questi valori e ho trovato che fa buone cose un po' con tutte le generazioni, però in realtà dovreste un po' testare. Sono un po' come se fossero i valori massimi questi, però visto che così vengono bene le cose, non andrei oltre questi valori e non scenderei eccessivamente troppo. Vedete se messo così vi va bene, altrimenti dovete un po' giocarci. A seguire abbiamo il prompt. Anche Flux One Cria Dev ha CFG 1, perciò il negative viene passato automaticamente come condition in zero out. Non lo considera il negative. Concentratevi sul positive, cercate di essere furbi nel dirgli cosa deve fare e anche cosa non deve fare, ma dicendoglielo in positivo. È un po' complesso, però alle volte si riesce a farlo concentrare sulle cose. Soprattutto se fate doppio clic su una parola o su una frase, poi tenete premuto CTRL sulla tastiera e con la freccia su o giù potete dare peso alle parole. In questo modo lui cerca di dare più valore a determinati punti del prompt e questo vi può aiutare tanto. Qua sotto abbiamo la risoluzione che viene data alla latent, che è praticamente il quadro vuoto dove verrà creata la generazione. Di base è impostato questo nodo che si chiama Stable Diffusion XL Resolution. Lasciate perdere che ci sia scritto Stable Diffusion XL, ma sono risoluzioni che vi aiutano a fare una buona generazione, perché in realtà è vero, potete mettere la risoluzione che volete, ma restare dentro a determinati valori vi permette di fare generazioni migliori. Quindi sì, potete metterlo come volete, impostando anche questi nodi, oppure seguire delle risoluzioni consigliate. Io qua ne ho messe alcune, se non vi va di usare questo nodo, ma se vedete, questo nodo qui fa le stesse che vedete qua dentro. Fino a qua è fattibile per la maggior parte delle persone. Se iniziate a usare queste risoluzioni dovete avere già una scheda video che ve lo permette. Se volete metterle custom, io ho fatto che collegate l'Height e poi il width e ovviamente poi selezionate la risoluzione che volete. C'è solo una problematica facendo così, che non ho capito perché lo fa, ma è come se questi reroute mantenessero una memoria e perciò mi passa alle volte delle risoluzioni sbagliate ai vari nodi. Se vi capita questo, allora dovete proprio collegare questi nodi direttamente ai vari pallini del width e dell'height. Io ho fatto in questo modo perché così almeno si dà lo stesso valore sia alla empty latent image che al model sampling flux. Altrimenti lo reimpostate così, ma non è detto che vi faccia questo problema anche a voi. Io alle volte ho notato che non passava i valori giusti che gli dicevo. Andando oltre abbiamo poi il guidance. Su Flux One Dev veniva quasi sempre lasciato 3.5. Ho visto che alcuni consigliano di aumentarlo un pochettino con Cria, tipo arrivare a valori come 4, che migliora un attimo i risultati. Fate dei test, vedete se questa cosa va bene anche a voi, perché come dico sempre non esistono dei settaggi perfetti, intoccabili, che vadano bene per qualsiasi cosa. Dipende tantissimo dalla vostra generazione. Se andiamo avanti abbiamo la solita elaborazione. È Flux One, perciò come generavate con il dev è la stessa cosa con Cria Dev. Io mettevo 40 step di base perché ho un risultato molto migliore rispetto ai 20, però 40 sono pesanti, di conseguenza se vedete che ci mette veramente troppo sul vostro sistema abbassatelo a 20, ma 20 era il valore consigliato, io non andrei sotto. Il CFG è da lasciare a 1 perché è distillato Flux One e non ha alcun senso mettere un CFG maggiore, mentre il sampler name e lo scheduler siete liberi di modificarli come volete. Io mi trovavo bene con Days e Simple, ma magari fra tutti questi c'è qualcosa che vi dà un risultato migliore per come generate voi. Come dicevo, ogni generazione può avere i suoi settaggi precisi per dare un risultato migliore. Fatta l'elaborazione, poi come sempre si va all'anteprima e salvataggio.
Come vedete, se già generate con Flux One non c'è niente di così incredibile, è il solito workflow fatto per Kria. In realtà con questo workflow potete generare con Flux One Chanel, Flux One Dev e Flux One Kria Dev, perciò 3 modelli, perché sono essenzialmente simili. Ovviamente per Chanel cambiano i valori perché si scendeva di molto con gli step e ahimè anche con la qualità. Vediamo giusto la versione image to image. Se anche tu sei svogliato quasi quanto me, al punto che aprire ConfUI per vedere un workflow ti fa passare la voglia, allora ho creato giustamente una web app, sempre col repository su GitHub, che vi permetterà di caricare un file fra quelli compatibili o se non direttamente il JSON e vedere direttamente nel box dedicato un'anteprima di come sarà il workflow, con l'elenco di tutti i nodi e tutte le note messe in chiaro e leggibili. Ovviamente poi per vedere in dettaglio approfondito il workflow sarà necessario aprirlo in ConfUI, però così vi fate un'idea anche senza essere sulla vostra workstation, da smartphone, dove volete, vedendolo direttamente online. Trovate il link in descrizione. Facendo sempre workflow open, abbiamo questo qui. Non ho messo Kria perché in realtà è sempre Flux One, non è che andiamo a stravolgere chissà che cosa. Se lo apriamo è il medesimo workflow, però ovviamente la latent ora viene passata da un'immagine. Voi qua potete caricare qualsiasi immagine volete. Ho rimesso tutte le risoluzioni di prima per farvi un'idea, perché qua potete cambiargliela, andare anche a cropparla nel caso. Io vi consiglio di sistemarla già in anticipo fuori, invece di affidarvi ai nodi, perché non si sa mai cosa tirano fuori, e seguire queste risoluzioni per avere un risultato migliore. Da qui poi viene passata la larghezza e l'altezza direttamente a questo nodo, che si occupa poi di portarlo alla latent. C'è scritto upscale latent, ma non fa nessun upscale perché gli passa la risoluzione ed era un modo per avere la risoluzione giusta. Lo stesso reroute poi lo passa anche al model sampling flux, come dicevo prima. Io di base ho impostato un denoise a 0,20 perché poi va pesantemente a cambiare l'immagine. In realtà non si usa più neanche così tanto l'image to image perché è veramente difficile riuscire ad avere un bel risultato, soprattutto ora che abbiamo Flux One Context e iDream E1 e modelli di questo tipo. Perché fare un image to image cercando di trasformare un'immagine in un'altra così viene estremamente difficile e raramente riuscite ad avere bei risultati. Però se affinate sempre di più l'elaborazione magari ci riuscite, o magari riuscite ad arrivare a un'altra immagine un po' più particolare, quindi non per forza un cambio di stile o qualcosa del genere. Il resto ovviamente, come dicevo prima, è identico. È Flux One, di conseguenza tutti i loro che avevate funzionano perfettamente anche con questo modello. Per quanto ho testato io, ho visto che non c'è mai un problema legato all'utilizzo di Kria e loro stessi dicono che è completamente compatibile. Come generavate prima, basta cambiare qua da dev, mettete Kria e tutto il resto funzionerà esattamente come prima. Per i confronti fra il dev e il Kria lo vediamo nelle conclusioni con alcune prove che ho fatto per vedere se c'è una differenza di base fra i due modelli e posso dirvi che sì, c'è un bel po' di differenza spesso. Se già generavate con Flux One avrete capito che l'unica cosa da aggiungere è il modello in sé di Flux One Kria Dev. Tutto il resto rimane uguale, i workflow che avevate fatto, anche i LoRa sono compatibili, non ci sarà bisogno di cambiare praticamente niente. Vediamola come una specie di Flux One Dev ottimizzato. Loro lo mettono leggermente sopra addirittura a Flux One Pro 1.0, non come l'1.1, quindi una via di mezzo. Ci sono miglioramenti? Secondo me sì, è stato ottimizzato abbastanza bene. Non è drammatica la differenza, però in alcuni casi è abbastanza marcata. Vi faccio vedere però delle comparazioni. Allora abbiamo l'immagine fatta con Flux One Dev e l'immagine fatta con Flux One Kria Dev. Vi lascio anche i dettagli di generazione, ma in realtà il confronto ovviamente è sempre fatto in modo paritario. Vedete che con questa immagine non ha generato peggio Flux One Dev, però Flux One Kria Dev gli dà sicuramente uno stile più orientato al prompt che avevo messo e un realismo più convincente dal mio punto di vista. Passiamo alla seconda. Abbiamo un primo piano molto dettagliato. Su questa vi posso dire che c'è molta differenza. La pelle con Kria viene veramente bene e ha fatto un sacco di dettagli che Flux One Dev non faceva normalmente.
Passiamo alla terza. La terza è un qualcosa per cambiare e vedete che comunque, considerando che non sto usando l'ora né niente, c'è una bella differenza fra le due immagini. Io preferisco sicuramente quella fatta da Kria. Questa immagine che cos'è? È lo stesso prompt, gli stessi settaggi della prima che avete visto, ma con la risoluzione più alta impostata direttamente in generazione. Anche Flux One Dev faceva ottimi risultati, però secondo me Kria porta veramente molto più realismo e sistema molti dei problemi che aveva semplicemente la Dev. La pelle è sicuramente molto più realistica e lo stile in generale è molto più da foto scattata invece che da generazione AI. Passiamo a quest'altra immagine dove ho usato dei LoRa. Adesso non starò qui a elencarli in particolare, ma volevo vedere come li applicava, solamente per renderla un pochettino più realistica. Qui vi devo dire mi convince più quella di Flux One Dev, perché con Kria, ok, cerca di fare il realismo, cerca di fare un qualcosa di più inserito nella realtà, però spesso fa troppo questo effetto e non segue molto un lato un po' più artistico. È vero che quella di Flux One Dev è più finta, quella di Kria è più realistica. Serviva una via di mezzo secondo me, però questo era un test che avevo fatto con dei LoRa per avere un'idea, diciamo. Passiamo a un'altra che assomiglia un po' a quella fatta col panda prima. Ho messo un altro personaggio per vedere se riuscivo a farla in un altro modo. Vediamo che non si allontanano tantissimo. In generale seguono entrambi più o meno la stessa strada. Secondo me Kria riesce a interpretare meglio il prompt. In questo caso la differenza è veramente minima, ma anche su questa immagine io preferisco Kria. Quindi secondo me Kria è promosso, è quel modello che serviva, ma in realtà non è neanche una novità così incredibile. Vediamola come un effettivo 1.1, una release semi nuova, ma che non porta novità eclatanti. È anche vero che Flux One era già ottimo come modello, però bisogna sempre andare avanti, bisogna sempre riuscire ad avere qualcosa di tecnologicamente più avanzato. Perché ok, segue tanto il prompt, ma non lo segue così perfettamente e soprattutto nei testi li scrive bene, ma non potete scrivergli cose incredibili. Riguardo a questo vedremo un altro modello prossimamente, quindi rimanete sintonizzati e se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando iscrivetevi, così seguite tutte le guide che pubblico e magari lasciate anche un like se vi è servita questa guida. Ricordatevi che c'è sempre il server Discord dove tutti gli utenti condividono, chiedono consigli, dove potete scrivere gli errori che avete perché c'è la sezione problemi tecnici e se volete supportare questo canale per farlo crescere c'è sempre la pagina Patreon dove spesso metto i workflow in anticipo se volete nel caso partecipare alla creazione della guida o semplicemente essere già sul pezzo quando esce. E allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!